Ciao stuzzicati, da Lucio Donati. Il vocal training di oggi riguarda il twang o squillo. Siamo al quinto stuzzichino, abbiamo un bel po' di materiale su cui lavorare, ma è importante ribadire che l'allenamento vocale non è un fine, ma un mezzo, uno dei mezzi necessari per migliorare la comunicazione. Nel caso di canto e recitazione, l'espressione artistica. Quindi non gasiamoci perché sappiamo gestire la massa delle corde, il palato molle, addirittura il restringimento dello sfintere aeroepiglottico, tema della puntata. Ma sfruttiamoli se la nostra arte, la nostra comunicazione lo richiedono per creare qualcosa di bello. Quello che desidero proporre in ogni stuzzichino è la descrizione, mi auguro, chiara e comprensibile a tutti di un meccanismo fisiologico utile all'emissione vocale. La pratica di questo gesto con esercizi che vanno dal semplice al complesso, con l'obiettivo di renderlo automatico, super sciolto, che non lo devo nemmeno pensare, così da poter essere utilizzato artisticamente e non sembrare uno che fa esercizi quando canta o peggio un robottino. Torniamo al tema. Lo squillo, la ricerca di brillantezza nella voce, è un fenomeno di risonanza. La risonanza è il processo attraverso il quale il suono generato dalla vibrazione delle corde vocali viene modificato al passaggio nel tratto vocale, ciò che sta sopra faringe e cavità. Abbiamo la possibilità, gestendo questi spazi, di amplificare o smorzare certe frequenze, determinando il timbro, il colore e persino l'intensità della voce. La risonanza funziona anche per i suoni, rumori generati dalla vibrazione di strutture poste sopra le corde vere, sempre in laringe, i sovraglottici. L'aumento di brillantezza è il rinforzo armonico più redditizio e diffuso dal punto di vista dell'incremento dell'udibilità. Ti si sente di più. È caratteristica indispensabile in praticamente tutti gli stili di canto, dall'opera al rock passando per il musical o la black music. Fisiologicamente, ogni volta che la voglio ottenere, devo ridurre e non chiudere come in deglutizione lo sfintere ariepiglottico, lo spazio tra aritenoidi ed epiglottide, che è il coperchio mobile della laringe. Inizio faringe, sopra corde vere e false. Parliamoci chiaro, questo meccanismo avviene in gola, non in testa, nel naso o in bocca, quindi piuttosto vicini alla sorgente. Vedremo poi le strategie per evitare complicazioni sulle corde. La studiosa americana Jo Estil, che per prima verificò la corrispondenza tra il restringimento dello sfintere aeroepiglottico e l'aumento di brillantezza, classificò questa qualità come twang. Il twang viene utilizzato soprattutto nella parte alta dell'estensione. Media o bassa, bisogna considerare le caratteristiche individuali e stilistiche. Comunque, è indispensabile per rendere omogenei i cambi dinamici. I passaggi di registro. Permette di evitare gli sbilanciamenti e le rotture nella variazione della massa delle corde e consente una buona resa acustica anche con massa piuttosto leggera. Vi si sente con poco sforzo. Esercizi. 1. Imitare il gne 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 del bimbo dispettoso su nota medio-alta poco prima del passaggio.
In questa fase iniziale di ricerca ed esercitazione puntate a trovare lo squillo, senza sforzo e senza costrizione. In caso, anticipate con risatina. Non preoccupatevi di eventuali effetti collaterali come la nasalità trascinata sulla vocale, poi sistemeremo. Esercitatevi con tutte le vocali. Trovo lo squillo e via. 2. Continuo questa fase giocosa di ricerca e non proprio estetica su scala discendente dal quinto grado. Mantengo il din don su tutte le note. 3. Dinamica su nota fissa, dal pianissimo leggero aumento grazie al twang. Poi, con calma, tento un'oscillazione, metto, tolgo. Qui inizia una fase molto più raffinata di localizzazione, l'epiglottide è molto vicina alla sorgente, quindi occhio alla costrizione, ma soprattutto una fase di quantificazione. Se ne faccio troppo, Yogi oppure Gabibbo. Quindi adesso comincia la fase estetica, un gioco di sfumature e di qualità. Abbiate pazienza. Lo eseguo con tutte le vocali, sempre l'attacco con I, che è più agevole. 4. Dinamica su scala discendente. Zona passaggio eseguo prima tutta piano. Poi aggiungo twang più o meno al terzo grado per incrementare. Cercare l'omogeneità, la fluidità, fioretto non clava. Eseguo con tutte le vocali, attacco sempre I. La terza fase, che spiegherò nel prossimo esercizio, va aggiunta ovviamente nel finale. 5. Esercizi 3 e 4 aggiungendo una fase. 1. Pianissimo, corde sottili. 2. Medio, massa delle corde ancora piuttosto leggera, c'è un compattamento, compressione, spiegheremo più avanti, e twang. 3. Forte, aumento dello spessore delle corde, retrazione grazie alla sensazione risata, guardati lo stuzzichino, aumento della muscolatura del collo. Le applicazioni al canto sono innumerevoli perché il twang viene coinvolto in qualsiasi aumento, cambio di volume, voci pulite o distorte. Farò qualche esempio con il dovuto rispetto per il paragone. Steven Tyler. Lying close to you, feeling your beating. Aumento su strofa bilanciato proprio grazie all'utilizzo del twang. Stevie Wonder. I wish the stays good, come back once more. Ritornello twang costante per mantenere agilità e ovviamente brillantezza. Sempre Stevie Wonder. Very superstitious, writings on the wall. Mantenimento del twang anche nella parte più bassa per stile e mantenimento penetranza. Chester Bennington. Rolling in my skin. Su distorsione intonata piuttosto chiara per incrementare l'effetto tagliente. Corey Taylor. Before I forget them.
distorsione intonata scura ma sempre penetrante. Il mio amatissimo Chris Cornell, Black Ocean, sempre scura, un po' più canterina rispetto a Corey Taylor, brillante ovviamente grazie al twang. Se vi è piaciuto lo stuzzichino, mettete un like, iscrivetevi al canale, campanellina, preferirei un tramezzino,